Salve a tutti, bentornati sul mio canale, ben ritrovati qui. Oggi vi mostro questo fantastico pezzo della collezione Joker della InArt versione standard, quella per intenderci con i capelli scolpiti. Vedete qui c'è anche scritto sul box, prodotto della InArt che a mio parere fa dei prodotti di livello leggermente più alto rispetto agli standard che si trovano in giro nelle 1 a 6. Ricordiamo che questo è il Joker della trilogia The Dark Knight, famosa trilogia di Nolan. La basetta è magnetica, quindi il personaggio rimane lì collegato alla basetta in maniera magnetica. Vediamo un po' tutti i dettagli, guardate che bello il cappotto con il soprabito, sottoabito, cravatta, camicia e qui il volto con la bocca diciamo sfigurata, vedete gli occhi che questi sono nella posizione così standard come escono dal box, però si possono indirizzare e orientare, no? Per cambiare gli sguardi e renderlo un po' più dinamico. Diamo una guardata al box, vediamo un po' l'interno. Queste qui sono le bustine che contenevano la figure e io già ho estratto. Vi faccio vedere un po' il libricino, diciamo la guida, il manuale per le varie operazioni. È scritto interamente in inglese e credo sia cinese. E vedete ci sono varie illustrazioni su come sul contenuto del box e su come la figure può muoversi con le articolazioni. Vedete ci sono tutti gli esempi da poter fare, le sezioni della figure tutte spiegate, le mani, le varie mani che si hanno in dotazione. Qui abbiamo spiegato la pistola che c'è il caricatore estraibile, il mitragliatore, la basetta che è magnetica, vedete qui il fatto che si può estrarre la testa per roteare gli occhi. Questo è per quanto riguarda invece la versione con i capelli modellabili, che viene fornita in un cassone, diciamo in un contenitore rigido, e qua le indicazioni insomma per il supporto con InArt. Bene, vediamo poi cosa altro contiene. C'è questa tessera di rilascio, vedete? Carina. Poi qui abbiamo scritte incomprensibili, ovviamente per noi. Qui abbiamo una nota di rilascio di 1/6 Kit, e l'ho preso lì, dal mitico Kishen, consiglio a tutti. E poi abbiamo questa busta che contiene, diciamo, vediamo un attimo. Penso siano ringraziamenti, insomma, per aver acquistato il prodotto. Vabbè, non lo capiremo mai, c'è scritto sotto qui, benvenuto collezionista. Ecco, vedete qui c'è scritto un po' di ringraziamenti, alcuni dati, e la rimettiamo a posto. Passiamo a vedere un po' il contenuto, quello che è rimasto nel box. Vi faccio vedere un po' quello che c'è. C'è un primo strato, poi ce n'è un altro dove c'è la basetta, ci sono altri accessori con le mani e mitragliatore e pistola e quant'altro.
Andiamo a vedere un po' nel dettaglio tutti i componenti del box. Questa è una mano destra, vedete? Fatta molto bene. Poi passiamo a sempre mano destra aperta con guanto, che serve a ricreare la scena dove lui regge le bombe a grappolo con il filo per le spoletta. Una mano destra che serve a reggere la pistola, vedete? Posizione per il grilletto. Un'altra mano destra, qui invece stessa posa per la mano sinistra, vedete? Per reggere magari la giacca. Qui ancora mano sinistra, un pugno destro, mano aperta, vedete, i particolari, fatte veramente benissimo. Guardate, si vedono tutti i lineamenti, tutti i dettagli. Poi passiamo a vedere gli accessori. Abbiamo la pistola, eccolo, che mi aspettavo più leggere, invece sono belle pesantine in metallo. Hanno il caricatore, vedete che si può manovrare, eccolo, si estrae, veramente fatta bene, molto molto solida, vedete, ecco qui, si può tirare dietro la fondina, ecco qua, e vediamo poi il mitragliatore, anche questo bello pesante, veramente fantastico, guardate qui. Questo poi lo useremo per una delle pose, veramente ben fatto. Abbiamo altre mani, questa è la mano che indica per ricreare una delle scene iconiche del film, vedete? Sono perfette queste mani, molto molto dettagliate. Un'altra mano sempre, eccola. Non manca proprio nulla per quanto riguarda mani, vedete ce ne sono tantissime, si possono ricreare varie pose, varie diciamo movenze. Vedete qui come sono dettagliate. E poi vediamo, ci sono le manette. Vediamo se si possono aprire, mi sa di no. Ecco qui. Poi abbiamo il coltello estraibile, eccolo, che si va a nascondere. Arma un po', diciamo, in modalità stealth. E qua abbiamo le banconote, vedete? Poi abbiamo le carte, mitiche carte del Joker, tutti oggetti che si possono usare ovviamente per divertirsi con varie pose. Ecco qui vedete, ce ne sono diverse, tutte a raffigurare il Joker. Eccole. E poi abbiamo le bombe a grappolo che lui nasconde nel giubbino per minacciare, nella famosa scena del film, per minacciare i boss della mafia locale. Eccole qui, sono 5 e niente, adesso chiudiamo il box. Passiamo a vedere tutti gli accessori insieme, eccoli qui. Ricordo, questa è la versione standard che non prevede il diorama con la cella e la testa con i capelli modellabili e le doppie teste, e se non mi sbaglio anche doppio corpo, doppia figure. Ecco qui, questo è tutto il contenuto del box. Andiamo a vedere un attimo ora più da vicino la figure, in particolare il discorso degli occhi che si possono modellare. Vedete, questo è il soprabito,
veramente fatto molto bene. In arte in questo è veramente insuperabile, c'ha dei vestiti bellissimi, molto molto dettagliati nella catenina, pantalone elegante, rigato, cravatta, camicia. Abbiamo sta giacca che è vissuta, diciamo, un po' con degli effetti non dire sporco, insomma, di materiale usato. E andiamo a vedere il discorso della testa. Quindi dalla parte posteriore si può aprire, vedete? Si può aprire e all'interno abbiamo una sorta di, come dire, una manovella, un indicatore che ci permette, vediamo se riusciamo, molto rigido. Ok, vedete, ci permette di alzare gli occhi, li possiamo alzare, di mettere al centro e abbassare anche. Voglio andarci piano perché è la prima volta che uso. Ecco, si possono anche abbassare e spostare di lato, vedete, ecco qui. Veramente molto, molto interessante questo discorso perché così facendo si possono ricreare varie pose, vari sguardi